Un elemento che è stato quasi dimenticato nell'era della conduzione è il bastoncino. In effetti le maggiori velocità che si esprimono con gli sci di nuova generazione hanno reso meno importante l'appoggio vero e proprio del bastone, però non ha perso importanza la coordinazione del gesto di preparazione e quel minimo cenno ad un appoggio che poi di fatto in tanti casi non avviene, soprattutto su pendenze medie o lievi e a velocità elevate. Ovviamente il bastoncino aumenta anche al giorno d'oggi la sua importanza su terreni impegnativi, sconnessi, duri, ripidi e su curve strette. Di conseguenza questo è un gesto da imparare, da integrare bene e da coordinare al meglio. Andiamo a vedere quali sono le situazioni e qual è l'importanza del bastoncino nelle varie situazioni di tipo di curva e di pendio. Vediamo pendio ripido e curve strette, molto importante perché ci aiuta ad ogni curva a resettare l'equilibrio, e questo è veramente molto importante, e a non accumulare disequilibri e errori. Mano a mano che l'ampiezza della curva aumenta, diminuisce l'importanza del bastoncino, soprattutto anche se diminuisce la pendenza. Come si impugna il bastoncino? Pollice e indice lo sorreggono, la parte bassa del palmo della mano può dare un'accelerazione all'oscillazione, il medio, l'anulare e il mignolo regolano l'ampiezza dell'oscillazione. La cosa molto importante è che non ci sia nell'oscillare il bastoncino anche un movimento del braccio a portare avanti la spalla e a far cambiare assetto al corpo. Fin dalle prime prove di preparazione appoggio del bastoncino bisogna imparare a stare piuttosto fermi con il busto e articolare bene a livello di mano-polso, lasciando che il bastoncino oscilli con una certa libertà e in scioltezza, fino a concatenare poi curve consecutive con un appoggio alternato dei due bastoncini. Lo vediamo qua ad un livello un po' più superiore, una sciata un po' più aggressiva, anche con dei cambi di ritmo, e qua vediamo bene di profilo l'alternanza di azione delle due braccia, con il polso che articola bene e con le spalle e il tronco sempre piuttosto fermi. Interessante notare che come un bastoncino appoggia, l'altro bastoncino inizia già il suo cammino verso la preparazione alla curva successiva, quindi non deve esserci mai staticità e mai un momento di interruzione di questa azione combinata di braccia e bastoni. L'importanza del bastoncino aumenta all'aumentare del ritmo, qui vediamo un ritmo intenso, e anche all'aumentare delle difficoltà del terreno. Quindi quando c'è scarsa visibilità, oppure quando siamo in nevi mosse e in neve fresca, come in questa occasione con neve profonda e anche ventata, è importantissimo che il gesto ci sia sempre e l'appoggio diventa, anche se minimo, diventa un vero e proprio resettaggio dell'equilibrio. Quando si va in velocità in pista, invece l'appoggio è semplicemente simulato, perché andando molto veloci bisogna evitare di prendere contraccolpo, però vediamo che il gesto è comunque qualche cosa che coordina e che amalgama l'azione di tutto il corpo. Su nevi leggere e pendenze non eccessive il gesto può essere molto delicato, ben coordinato, fluido, e qua c'è una sensazione veramente di totale armonia.